In questo video vedremo come riparare un oggetto che, sebbene in parte usurato, non è ancora, secondo me, da buttare. Gli strati multicolore nella suola di questa ciabatta si sono scollati in più punti. Come si può vedere dai residui di colla, è già stata fatta una prima riparazione alcuni anni fa. Si era staccata la fascia che permette al piede di ancorarsi alla ciabatta. Questa sistemazione tiene ancora bene. La prima cosa da fare è staccare completamente tutti i pezzi in cui la colla, ormai seccata, non è più in grado di tenere unite le parti. La facilità con cui si possono separare gli strati uno dall'altro, senza strapparli o rovinarli, dimostra che la colla non ha più alcuna efficacia. Conviene comunque procedere con attenzione per evitare danni. Prima di riattaccare tutto è necessario pulire ogni superficie. Siccome qui la colla è completamente secca, conviene usare la carta vetrata, con una grana non troppo grossa. Se invece trovate della colla che è ancora appiccicaticcia, la carta vetrata non va più bene. Consiglio l'uso di prodotti specifici come i solventi per colla. In alternativa, penso potrebbe funzionare anche lo Svitol, se lo avete. In passato l'ho usato per rimuovere della colla residua. C'è tanto da grattare perché sono state staccate molte parti. Perciò bisogna armarsi di pazienza e fare comunque attenzione soprattutto per lo strato di plastica più sottile. Per eliminare eventuali parti grasse e togliere i residui di polvere, lavo tutto con del banale detersivo per piatti. Poi aspetto che ogni pezzo si asciughi. Con le parti pulite ed asciutte si può procedere all'incollaggio. Scegliere la colla adatta è il primo aspetto da affrontare. Nella riparazione fatta qualche anno fa, che ho mostrato prima, avevo usato il Bostik e siccome sono rimasto soddisfatto del risultato, continuerò ad usarlo. Inizio ad incollare il primo strato. Parto con la base della suola e il pezzo di colore bianco. Con il Bostik è importante seguire le indicazioni affinché l'incollaggio venga bene. Non solo il materiale deve essere pulito, ma la colla va applicata su entrambe le superfici da unire. Perciò sono ben due le parti sulle quali devo stendere il Bostik. Con il tubetto parto dal contorno esterno della forma fino ad arrivare al centro. Poi con un pezzetto di cartoncino spalmo la colla in modo uniforme sulla superficie, facendo attenzione soprattutto ai bordi. Seguendo sempre le indicazioni sulla confezione del Bostik, viene detto che bisogna lasciare asciugare per 10-40 minuti. Io ho aspettato 15-20 minuti perché ho applicato uno strato sottile. 40 minuti sarebbero stati troppi. Sembrerà che la colla si sia seccata, ma non vi preoccupate. Nel momento in cui le due parti vengono a contatto, si sente la colla fare presa. C'è tutto il tempo per sistemare i pezzi per bene. Poi è importante premere sull'intera superficie e mantenere tutto in pressione per un po' di tempo, fino a quando l'incollaggio diventa definitivo e saldo. Io ho applicato una serie di morsetti a molla e ho usato del cartoncino per non rovinare la plastica della suola. Adesso non resta che l'ultimo incollaggio per finire. Come per i pezzi precedenti, anche qui ho steso del Bostik su entrambe le superfici e atteso 15-20 minuti prima di unire tutto.
Per tenere l'intera ciabatta sotto pressione, in modo da comprendere tutti gli strati incollati, ho usato un paio di listelli di legno stretti da 2 morsetti a vite, mentre i morsetti a molla sono stati messi solo in alcuni punti. A causa dell'uso nel tempo della ciabatta, la plastica si è deformata. Riattaccando gli strati ho concentrato sulla punta gli eccessi, perché qui lo spessore complessivo si riduce. Non resta che tagliare per rettificare il contorno e rifinire con della carta vetrata. Trovato il filo del colore adatto, provo anche a sistemare la cucitura.